Mamma mia, raga, 1000 docce mi sto facendo. Fortuna che non è freddissima. Come ho fatto a ridurmi in questo stato pietoso, completamente bagnato dalla testa ai piedi e in mezzo a una tormenta? Qualche settimana prima della tragedia avevo deciso infatti di partecipare al campionato italiano di pesca alla spigola dal kayak, ma le previsioni meteorologiche non lasciavano presagire nulla di buono. Finalmente, dopo 35 anni, ho deciso di partecipare a una gara di pesca. Ho voluto testare l'attrezzatura per capire effettivamente cosa diavolo portarmi ed evitare di portarmi un sacco di cose. Quindi ho preso il kayak, mi sono fatto un giretto, ho cercato di ridurre al minimo proprio le cose da portare, anche perché il kayak non ha tanto spazio. Qualche giorno prima della gara ho voluto testare tutto quanto, soprattutto le esche, per capire cosa potesse funzionare meglio nella laguna. Prove generali, prima di una gara bisogna sempre prepararsi, per me sarà la mia prima gara in assoluto e ovviamente devo testare un po' tutto, dal giubbotto salvagente al guadino, all'ancoraggio e ho notato per prima cosa che l'ancoraggio è fondamentale, forse mi serve un'ancora galleggiante che non ho, che devo rimediare assolutamente e poi sto provando le esche, ne ho provate di diversi tipi e colori perché voglio ridurre il numero di esche che mi porterò dietro, massimo 10, voglio averne poche, devo pescare bene, in tranquillità e in libertà. Al di là delle esche, che poi ve le farò vedere durante la gara, ovviamente mi sono dovuto comprare una custodia impermeabile per il cellulare, perché sennò lo so io. Sono andato alla Decathlon, mi sono preso impermeabili, sia parte di sotto che di sopra, giubbottino super impermeabile, ma soprattutto voglio farvi vedere come andrò a registrare la gara. Allora, doppia GoPro. 2 cappelli, me li cambio perché non sarà facile cambiare la batteria, quantomeno almeno la prima volta cambierò solamente il cappello con tutta la GoPro e poi per le riprese, quelle un pochino in diretta, magari della spigola, magari delle esche, ho questo selfie stick che utilizzo, posso sia riprendermi così che andare a riprendere sostanzialmente molto vicino. Quindi avete visto molte telecamere, sarà complesso, tante batterie. E non possono certo mancare ami e ancorette di ricambio, che servono sempre, figuriamoci in gara. L'importante secondo me è non avere troppo materiale, avere il materiale giusto. Infatti le esche ne avrò veramente 2-3, mo sembra una montagna di roba, però probabilmente poi facendo la gara capirò cosa mi serve e no. Vabbè dai, ora andiamo a fare la gara. Eccoci qua, giorno della gara, ragazzi, tempo da lupacchioni proprio. Vi faccio vedere come ho organizzato il kayak. Allora, mi porto soltanto una canna di riserva, dovesse succedere qualsiasi cosa, ma spero di non usarla. Guadino, tutto legato. Secchio dei miracoli, questa è l'ancora galleggiante. Ovviamente ancora, pinze per il rilascio, per slamare la spigola. Comincerò con questa, tanto io non ho sponsor, posso pescare come mi pare, con qualsiasi esca, qualsiasi cosa. Questa qui bianca fa un casino sull'acqua, secondo me è bomba. Le vivande, queste non devono mancare mai. Questo è il mio tag numero 41, misura minima 20 cm, quindi una spigoletta così, ma speriamo di prenderne molto più grande. Come vedete il kayak è grigio, non è quello verde mio, ma poi vi racconto cosa è successo nel cambio. Strategia, comincerò a pescare top water con esche molto rumorose, perché secondo me oggi con questo vento è quello che pare. Speriamo che si riesca a lanciare perché prevedo veramente una difficoltà enorme. Entro in acqua e mi accorgo subito che oggi sarà davvero dura, non tanto pescare, quanto sopravvivere alle intemperie. Tira infatti un vento fortissimo che ha sporcato la laguna e che ci riporta inesorabilmente sulla riva. Per spostarsi di qualche metro si fa una fatica incredibile. Minchia raga, piove da pazzi! Getto l'ancora e aspetto l'inizio della gara, mentre ne approfitto per salutare gli altri concorrenti, scioccati come me dalle condizioni meteorologiche atroci. E finalmente si parte. Contro il vento e con la pioggia. Allora, mi farò un sedere così a salire controvento, poi piano piano mi sposto verso dove siamo partiti. Qualcuno sta andando di là. Minchia, bisogna pedalare
veramente costantemente e forte. Se no col cacchio. Vorrei arrivare per primo nel punto migliore della laguna, ma dista circa 1 chilometro e non sarà facile con questo vento. Decido però di fermarmi prima, sperando di trovare le spigole più vicino alla partenza e guadagnare del tempo prezioso, che in gara è fondamentale. Dopo 20 minuti di nulla assoluto e il lanci nel vuoto, mi vengono i primi dubbi. Questa laguna dovrebbe essere piena di spigole, ma non si vede nessun movimento dietro l'esca. Comincio a provare di tutto, alternando un'esca in top water, che mi serve per capire se le spigole stanno cacciando, ad una siliconica, e sfrutto un momento di tregua meteorologica per spostarmi e usare l'ancora galleggiante in modo da scarrocciare e sondare quanta più acqua possibile. Allora, verso le acque basse non si sta prendendo proprio nulla, quindi ora mi sto spostando sul canale, questo qui, e vediamo se lì pescando a fondo con le gommine magari qualcosa esce. Ma che neanche nel canale non si prende nulla. Comincio a credere che sto sbagliando tutto, ma poi riesco a sentire gli altri concorrenti e capisco che sono state pescate solamente 4 spigole e noi siamo in 30 e sono passate più di 2 ore. Ma dove sono finite tutte le spigole? Vorrei provare a capirlo, ma il tempo mi mette nuovamente i bastoni tra le ruote. Piove da pazzi, visto un fulmine, via via, chi se ne frega della gara. Coi fulmini ragazzi non si pesca mai, non si scherza. Ho passato le canne, vedete, sono lì, se le rompo non me frega niente. Via a casa, via via. Con i fulmini la gara viene sospesa e io me ne torno via a tutta velocità e fortunatamente ero anche il più vicino. Oh, lo riconoscete Marco? In tutto questo, lui, furbacchione, c'aveva Waters, la cerata bella. Io ho detto, no, vedi, questa cerata sicuramente mi terrà caldo. Poi a un certo punto, mentre pescavo, sentivo quei ripoli d'acqua che scendevano davanti e dietro. Guardate qua, davanti e dietro. Sono quella sensazione piacevole di acqua fredda. Scioglievolezza, hai visto? Ma li mortacci, Pippo. Ma non si fanno queste gare con questo freddo. Ma le mie speranze che oggi non si peschi più si infrangono quando a gran voce, terminata la pioggia, molti chiedono di ripartire. Che vitaccia! Seconda ripartenza, il cielo sembra che si sia un pochino tranquillizzato rispetto a prima, anche se lì qualche nuvolaccia brutta c'è. Aspettiamo tutti, si riparte, un'oretta, tanto non prenderemo niente e poi via così. Ma come disse il saggio, non mi fregano 2 volte e decido di pescare vicino alla partenza, rimanendo sulla sponda ovest della laguna. Tutti stanno andando in quella direzione, io voglio pescare vicino. Il mio obiettivo è fare poche, cioè piccole, ma tante spigole, che nessuno ha preso niente, quindi basta 2 o 3 spigolette piccole e si arriva in testa. Quanti sogni di gloria, ma le spigole non collaborano neanche a pagarle. Dopo centinaia di lanci non riesco neanche più a muovere le braccia e trovo solamente una piccola e misera soddisfazione. Mi sta avvenendo la depressione. Niente, non sono riuscito neanche a vederla una spigola. E l'unica cosa bella è che sono riuscito a fare la pipì, anche se è molto difficile farla in queste condizioni meteoromarine, però ci sono riuscito e questa cosa è l'unica cosa bella di questa giornata finora. Ma anche stavolta il tempo decide di cancellare anche le più piccole soddisfazioni. Vedete quella striscia bianca lì? Quella è la pioggia che mi sta per distruggere. 1000 docce mi sto facendo. Fortuna che non è freddissima. Che disastro! Sono stanco, demoralizzato, completamente bagnato e convinto che ormai non prenderò nulla. Proprio per evitare di gittare la spugna metto un'esca che non richiede nessun recupero particolare e miracolosamente, dopo una 50ina di lanci, una spigola mangia, o meglio, mi trovo a recuperarla senza averla né sentita né ovviamente ferrata dentro la tempesta. È un pescione, ma non si è allamato bene, lo sento. Ho perso una spigolona, porca miseria, ma non l'ho neanche sentita mangiare con sto vento terribile.
Oh, ah, oh, no. Forza, forza. Un metro avanti, 2 indietro. Però non mi perdo d'animo e continuo a pescare. Metto però l'esca sulla canna più morbida per evitare di slamare un'eventuale spigola. Dopo qualche minuto un altro pesce, decisamente più piccolo, mangia. Stavolta non sbaglio e prima di fare qualsiasi cosa mi ancoro e con calma faccio le foto alla spigola da mandare alla giuria, cercando di non farmi scivolare il pesce in acqua. È un bel pesce e con questa cattura finisce il mio primo giorno di gara. Sono miracolosamente sesto, visto che oggi sono state pescate solo una decina di spigole. Cosa ho imparato? Uno, che la pesca non ci dà mai soddisfazioni, se non freddo e pioggia. No, scherzi a parte, ho imparato che sul kayak ci vuole una pulizia e una disciplina incredibili. Niente esche in giro, poche cose, una canna sola, 2 già sono troppe, rompe le scatole, si intreccia da tutte le parti. Però vedo gente che ha 10.000 canne, ma come fanno? Ma sto traliccio che ci abbiamo alle spalle che Simone, che cos'è? Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Prima giornata finita, raga, un'apocalisse mai vista. Ora vi faccio vedere le nostre zingarate. Qui siamo proprio a livelli del campo rom. Qui abbiamo una bustona di cose bagnatissime. Abbiamo scoperto perché mi ero completamente bagnati i pantaloni, perché qui si erano strappati, questi di gomma. E ora l'unica cosa che faccio, oltre a una doccia gigante, mi sistemo tutta l'attrezzatura e domani pesco con una sola canna e 4 esche. Non voglio rotture di esche, non voglio le cime che si intrecciano ovunque. Quello mi ha fatto pescare malissimo proprio. E magari va meglio, o magari non prendo niente e prendo tanta acqua pure domani, e che ne so. Aspetta, vi racconto un aneddoto. Mentre mettevo il kayak in mare mi ero dimenticato di non avere i waders. E quindi secondo nel mio cervello ce li avevo, perché avevo questi pantaloni di gomma e gli stivali. E quindi sono entrato nell'acqua tranquillo fino a qui, tutto felice. E non so per quale miracolo della fisica, l'acqua non si è entrata negli stivali. Forse pure l'acqua non ci credeva, ho detto è scemo questo. E quindi fortunatamente non sono particolarmente bagnato, però mi sono bagnato tutta la maglietta, perché quando lanciavo l'acqua scorreva sulla canna e mi entrava qui dentro. E ovviamente dal buco lì mi entrava l'acqua proprio a secchiate fotoniche. Però il giubbottino mi ha salvato la vita questo, Cioè è stato veramente rimasto impermeabile, ma tutto il resto no. Ma come sarà andato il secondo giorno di gara? Ve lo racconterò nel prossimo video, mi raccomando, non perdetevelo!